Ciao a tutti amici, benvenuti su un nuovo video. Oggi ho deciso di dedicare questo video ai libri che sono rimasti sui miei scaffali, ma non quelli che ho comprato di recente e sono lì in attesa di essere visti. Sono dei libri che sono in casa da decenni e sono rimasti lì, li ho comprati e poi per ora non li ho ancora letti. Mi piacerebbe sapere se li conoscete, se li avete letti e cosa ne pensate. Siccome ce ne sono ben più di 10 ancora da leggere, questa sarà solo una prima parte, ci saranno anche degli altri video magari. Per oggi ho preso degli autori abbastanza sul classico. L'idea mi è venuta da un video di Teresa Bibucalula che vi lascio qui sotto, mi ha fatto venire quest'idea. I primi sono i libri di un autore siciliano che io adoro, che ho letto tantissimo di questo autore, che è Pirandello, ve ne ho già parlato altre volte, ma non ho letto ancora tutto. Questi, ad esempio, sono Amori senza amore, sono le novelle che non sono state inserite nelle novelle per un anno, in pratica. È un libro di novelle di Pirandello poco conosciute. Le novelle per un anno le avrete sentite dominare, penso, e sono tutta una serie di racconti brevi, appunto, di novelle che vale la pena di leggere. Un altro, sempre di Pirandello, è questo, che è l'umorismo. Pirandello aveva un umorismo tutto suo, tutto particolare, tutto cerebrale, e questo è un saggio dove spiega, un libro dove spiega che cos'è l'umorismo per lui. Di Pirandello, se vi interessa, ci sono sia poesie, novelle, romanzi, tantissimo teatro. Ha fatto un po' di tutto, vale la pena di leggere qualsiasi cosa, anche se lo trovate a teatro, ve lo consiglio. Un altro è un autore anch'esso siciliano, di cui io non ho letto praticamente nulla. Ho comprato dei libri, che è Giovanni Verga, questo è il Mastro Don Gesualdo, I Malavoglia, Cavalleria rusticana, eccetera. Tutti libri famosissimi, io li avevo comprati e poi non so perché sono rimasti lì, non sono mai stati letti. E di Verga non ho letto praticamente niente. Se lo conoscete, fatemi sapere com'è. Vedo che ne parlano molto bene, magari proverò a leggere qualcosa, poi vi saprò dire. Un altro autore di cui io ho letto qualcosa, ma non tutto, è Mikhail Bulgakov, ve ne ho già parlato. Questi sono, questo è un romanzo appunti di un giovane medico, assolutamente da leggere, ironico, spiritoso, divertente. Praticamente Bulgakov, prima di mettersi a fare teatro e di scrivere, era un medico. Appena laureato, come si usava nella Russia di fine 800, viene mandato in Siberia, in un avamposto, a curare i malati, oltre a essere senza esperienza e senza nessun appoggio perché non era stato mandato in un ospedale, diciamo, era in un avamposto ma era da solo. All'epoca la gente quando andava dal medico a farsi curare aveva delle cose veramente molto serie, quindi gli toccava l'amputazione di una gamba, curare la difterite, un parto difficile, eccetera. Non è che i pazienti andassero dal medico per un raffreddore. E racconta tutte le sue avventure di quando era un giovane appena laureato. Molto molto bello questo romanzo, scrive benissimo. Un altro è questo, Cuore di cane, un romanzo fantasy, fantascientifico, dove c'è uno scienziato pazzo che vuole fare esperimenti sugli animali e trapianta il cuore di un uomo, il cuore di un cane, scusate, in un uomo. E il libro è scritto in prima persona dal cane che si ritrova in un corpo umano e non capisce cosa gli è successo, insomma, non si trova in questa situazione. È un libro ironico, divertentissimo. Bulgakov scriveva tanto sui paradossi del sistema russo, della burocrazia, veniva deciso tutto dall'alto, ma non c'era nessuna logica nelle decisioni, insomma, no? Un altro sono le uova fatali, appunto, anche qui si cerca di fare degli esperimenti venuti male su delle uova di animali, anche qui ironizzando sul potere che poi ci mette le mani e vuole decidere tutto senza sapere cosa sta facendo.
I libri invece che non ho letto di Bulgakov sono Il maestro e Margherita, che vedo che lo consigliano tutti, dicono che è bellissimo e io purtroppo ce l'ho lì, non l'ho ancora letto. Tutte le opere teatrali. Bulgakov era soprattutto un autore di teatro, ha scritto tantissimo teatro, infatti come vedete è un librone, ancora da leggere anche questo, e La Guardia Bianca, anche questo non l'ho ancora letto. Se li conoscete, mi piacerebbe sapere cosa ne pensate. Poi abbiamo un altro autore di cui io ho letto diverse cose, che è Italo Svevo. Lo conoscerete sicuramente, La coscienza di Zeno l'ho letto. Molto molto bello anche questo romanzo, Zeno Cosini che fa un esame di coscienza, appunto. Le novelle di Italo Svevo, anche queste mi sono piaciute tantissimo, e non ho letto Senilità, che adesso vederlo adesso mi attira molto, che parla della vecchiaia, appunto, della vecchiaia di una persona e una vita, questo non so se si vede perché è coperto, mettiamo qua. Che sono appunto due opere di questo grande autore che io non conosco ancora. Se li conoscete mi piacerebbe sapere cosa ne pensate. E poi vi ricordo che quando arriveremo a 500 iscritti ci sarà un video speciale domande e risposte su qualche curiosità su di me, sulla mia vita. Se volete sapere qualcosa, se avete delle curiosità, scrivetemele che risponderò un po' alle vostre domande, se volete, se vi fa piacere. Bene, troverò degli altri libri sicuramente in casa che devo ancora leggere. Aspetto vostre al prossimo video, a presto. Ciao, grazie per la visione.